Buongiorno a tutte care amiche e cari amici, bentrovati anche oggi qui nella nostra casetta in campagna. Uso un traduttore e chiedo scusa per eventuali errori. Come state care amiche? Avete trascorso una felice settimana? E qui nella nostra semplice vita di campagna, in questa settimana ho iniziato a decorare casetta con tanti cuoricini. Queste decorazioni staranno a casa all'incirca un mesetto, il tempo necessario per preparare poi le prossime, che saranno quelle pasquali. Mi avete chiesto in tante come appendevo le ghirlande alle porte e alle ante dei mobili. Come avete potuto notare, ho iniziato ad incollare il nastro sopra l'anta. Ho utilizzato io della colla caldo, ma volendo si possono usare anche delle puntine. In questo momento occorrono due spillini, uno per tenere il nastro alla ghirlanda e uno per fissare il fiocchetto. Ed ecco qua, tutte le altre ghirlande che vedete sono appese nello stesso identico modo. E così anche questi quadretti li ho realizzati forse 2 anni fa. Anche quest'angolo del caminetto mi piace veramente tantissimo, è carino anche con queste decorazioni. E poi care amiche, mi sono fatta un regalo. Avevo già da tempo visto queste tazze, le ho acquistate su Shein e sono veramente carine, veramente, ma veramente tanto. Le potete trovare molto semplicemente entrando semplicemente sull'app di Shein. Come avete visto nei video precedenti, questi abeti sono stati realizzati con lo smalto per unghie. Ho deciso di non rimuoverli perché mi piacciono tanto e diciamo che qualche abete ancora a casetta ci sta bene. Guardate anche questa tazza che bella con questi cuori. Anche questi cuoricini nelle posate sono in ceramica, sono veramente molto molto carini. Questo angolino dedicato solo alle tazze lo adoro, mi piace veramente tantissimo. E come dicevo poco fa, per quanto riguarda le ceramiche bianche, ho deciso di lasciare questi abetti, mentre invece nelle tazzine da caffè ho decorato sempre con lo smalto per unghie, cuoricini e piattini. Guardate, eccoli qua che carini. A tanto trovate i video, nei video precedenti trovate come la tecnica che utilizzo, ecco.
Invece per quanto riguarda queste tendine le ho realizzate anche a mezza finestra perché mi piaceva tanto il tessuto, e anche perché comunque in questo periodo dell'anno il rosso regna sempre tanto dentro casetta e soprattutto si abbina alla festa dell'amore. E casetta con tanti cuoricini. Erano abbastanza semplici da cucire, perciò ho appoggiato la macchina sul ripiano da lavoro e le ho cucite veramente in pochi minuti. Ho tolto fuori anche i grembiuli che di solito utilizzo in questo periodo dell'anno. Anche questi li ho cuciti forse 4 o 5 anni fa, questi ce li ho veramente da tantissimo tempo. Nel frattempo che il ferro scalda, vi mostro come sono stati realizzati, sono molto molto semplici. Questo centrino lo adoro in modo particolare, era di mia suocera e mi è stato regalato e lo trovo veramente molto molto carino. Sa di antico come piace a me, lo trovo veramente molto molto bello. Invece questo tovagliolo fa parte di un completo da tavola con tovaglia e tovaglioli, e questo tovagliolo lo utilizzo per appoggiarlo nel cestino delle posate. Anche questo me l'ha regalato mia mamma, è sempre molto antico e io adoro tutto quello che è antico. Invece questo completo me lo ha regalato mia mamma. E così era già pomeriggio e ho iniziato a preparare un plum cake allo yogurt con tanta scorza di limone.
Gli ingredienti sono 2 uova, 130 g di zucchero semolato, un vasetto di yogurt intero alla frutta come preferite da 125 g, 100 g di burro fuso, 150 g di farina 00 e 50 g di fecola di patate, una bustina per lievito per dolci e dimenticavo 50 g di latte a temperatura ambiente. Anche lo yogurt e le uova lo stesso devono essere a temperatura ambiente. E anche il burro fuso bisogna lasciarlo a temperatura ambiente. Vi lascerò le dosi e gli ingredienti qui sotto in descrizione. Ho iniziato a montare le 2 uova con lo zucchero. Ho versato al composto 125 g di yogurt, tanta scorza di limone grattugiato, ho iniziato a versare un po' di farina nel composto e ho versato anche tutto il burro fuso e ho continuato a versare la farina e per finire la fecola di patate con il lievito per dolci. Eh sì, care amiche, come vi ho detto nel video scorso, a malincuore ho levato via i decori natalizi e adesso anche in questa zona metteremo le nuove tendine
con delle nuove decorazioni. In questi giorni ho fatto veramente tante pulizie, una volta smontate tutte le decorazioni. Amo in modo particolare i miei cristalli di luce, che alla mattina quando entra il sole dentro casa da questa finestra ci sono veramente tante belle lucine colorate. Ecco qua la nuova tendina come è venuta. Ho voluto lasciare sempre dello stesso tessuto perché mi piace veramente tanto, e poi in ogni caso anche in questo periodo dell'anno c'è sempre tanto rosso. Ma ecco qua i cuoricini che vi ho mostrato fatti col DAS la settimana scorsa. Adesso vi mostrerò come diventeranno delle belle ghirlande appese e veramente saranno veramente tanto ma tanto carini. Ma ecco qua che nel frattempo che la torta era in cottura ho finito di sistemare anche questa zona della cucina. Per i mestoli di legno ho usato sempre la solita tecnica del tovagliolino incollato. Ho usato la stessa tecnica dei video precedenti per gli altri mestoli natalizi e autunnali. Ma eccola qua appena sfornata, profumata, goduriosa, e la prima fetta è d'obbligo assaggiarla. E così ho gustato la seconda fetta accompagnato da un buon tè caldo in questo pomeriggio d'inverno.
E così la mattina seguente mi sono recata in fondo al terreno a raccogliere della cicoria che ho visto che è spuntata in questi giorni. Ne ho raccolto un paio di mazzetti per metterle a bollire e le stavo desiderando perché non le mangiavo dall'anno scorso. Ho finito anche di raccogliere le ultime arance da questa pianta. Amo questi momenti in modo particolare in questa vita semplice della campagna. Amo la cicoria selvatica, è ricca di proprietà benefiche, è depurativa e rafforza anche il sistema immunitario. Una volta lavata l'ho lasciato a mollo con del bicarbonato. E dopo un po' l'ho messa a cuocere con un po' di sale. E nel frattempo che la cicoria era in pentola ho continuato ad organizzare le decorazioni a casetta.
Ed ecco il mio pranzo. Della semplice vita di campagna. E anche oggi è tutto da casetta, cari amiche. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie sempre di tutti i commenti bellissimi che ricevo ogni settimana. Grazie dal profondo del mio cuore, care amiche. Ci vediamo venerdì prossimo. Vi abbraccio tutte forte forte. E ciao ciao, alla prossima. Pane fatto in casa, le arance del giardino, la cicoria del giardino e il limone del giardino. Tutto a portata di casetta.